The word conclave, from the Latin cum clave, which means closed with a key, evokes in our minds images of an orphan church that expectantly awaits the name of who will be the next successor of St. Peter. It makes us think to the cardinal electors gathered behind closed doors in the Sistine Chapel, where Michelangelo's universal judgment reminds us that they will have to give an account to God at the end of their days. But the word conclave also brings to mind the city of Rome, St. Peter's Square packed with the faithful who stare without blinking at the roof of the Sistine Chapel, waiting to see the color of the smoke from a chimney that will announce to the world the result of the votes. Well, throughout the history of the Church, the election of pontiffs hasn't always been this way. In fact, until Pope Gregory X, successor of Peter number 184, the conclave as we know it today didn't exist. Qualche forma analoga di chiusura dei cardinali per eleggere il Papa c'era già stata in alcune occasioni precedenti, sempre perché i re e gli imperatori in Europa provavano a fare pressione perché venisse eletto qualcuno loro favorito o a loro favorevole. E il caso, diciamo, è stato a Viterbo che occorsero 3 anni, dal 1268 al 1271, per eleggere Tebaldo Visconti Gregorio X, e in quell'occasione, dato che dopo quasi 2 anni di indecisione da parte dei cardinali, la popolazione li chiuse a chiave, poi scoperchiò il tetto e poi li lasciarono a pane ed acqua per vedere se si decidevano. Allora, data la situazione che si era creata, il nuovo Papa Gregorio X promulgò appunto questa bolla Ubi Periculus con la quale formalizzava tutta una serie di regole da rispettare per l'elezione del Papa e istituendo in maniera appunto ufficiale il conclave, quindi stabiliva che entro pochi giorni i cardinali si dovevano riunire nel luogo della morte del Papa, chiudersi in un luogo senza contatti con l'esterno, poi tutta una serie di restrizioni anche materiali proprio per indurli ad avere tempi brevi nella decisione. But who was Tebaldo Visconti from Piacenza, and how did he become Pope Gregory X? Gregorio X, al secolo Tebaldo Visconti di Piacenza, fu eletto nel 1271 all'interno di quello che potremmo chiamare un protoconclave a Viterbo. Il suo corpo è sepolto qui all'interno della cattedrale. I vescovi che lo elessero all'epoca a Viterbo, dopo 3 anni di vacanza papale, si accordarono su questo nome. A dire la verità, Tebaldo Visconti non era né vescovo né prete, ma semplicemente diacono, ma lo scelsero per le sue doti diplomatiche. Al momento delle elezioni si trovava in Terra Santa e da lì fu richiamato per tornare a Roma, ma la sua mente rimase sempre legata alla Terra Santa, tanto che il suo punto programmatico principale del papato fu l'organizzazione di una crociata da realizzarsi lì a breve in Terra Santa per liberare quei luoghi. Gregorio X stava tornando dal Concilio di Lione a Roma e durante il percorso decise di trascorrere le festività natalizie qua ad Arezzo, che era un importante centro teologico tra gli Appennini e Roma. Aveva già molte conoscenze ad Arezzo Gregorio X. Fu accolto dal vescovo Guglielmino degli Ubertini nel dicembre del 1275. Purtroppo era già malato di febbri, probabilmente si aggravarono. Gregorio X morì il 10 gennaio del 1276. Prima di morire però lasciò alla città 30.000 fiorini d'oro, e è la somma che permise la costruzione di una nuova grande cattedrale in urbe al centro della città. Historians have 2 hypotheses about which was the precise place that the first conclave was celebrated, but what they have no doubt about is that it was in the city of Arezzo, and that Blessed Gregory X
had the idea for this institution. Un'ipotesi è questa collocazione qui dove già c'era l'insediamento dei Domenicani, benché non appunto la basilica attuale. L'altra ipotesi è la chiesa di San Gregorio, che era più o meno localizzata dove adesso c'è la cattedrale e il palazzo vescovile, che sono successivi. Today, the body of Blessed Gregory X lies in the Cathedral of Arezzo, built thanks to the generosity of the very same pontiff, who from simple deacon in the Holy Land was called to Rome to occupy the Petrine See as the successor to St. Peter and head of the Universal Church.